un conto è giocare col sogno di vincere, un conto è giocare con la pressione di non perdere. Cioè, un abisso, un abisso. BSMT. Passa dal basement. Bella raga, bentornati al Basement Los Angeles Edition. Questo vuol dire che insomma state per ascoltare, stiamo per vivere di nuovo una nuova puntata, una nuova chiacchierata qui da Los Angeles in questo caso. Sentite, noi speriamo che vi arrivino un po' le vibes di questo posto, ma soprattutto le belle persone che stiamo incontrando qui. Sono molto contento perché uno dei motivi che ci ha portato qui a Los Angeles era anche quello di incontrare lui, Giorgio Chiellini, proprio qui insomma, dove sta vivendo questa sua nuova vita, dove sta giocando, dove ha giocato negli ultimi 2 anni. In realtà adesso non sta giocando più, ma sta facendo un sacco di altre cose che ci ha raccontato, e quindi avremo punti di vista diversi sia sulla sua vita qui, quindi cercare di capire anche un po' com'è il movimento sportivo calcistico in questo momento qui negli Stati Uniti, ma soprattutto quella che è stata la sua grande carriera, l'incontro, la possibilità di giocare con grandi calciatori, la vittoria degli europei, gli anni con la Juve. Insomma, ce ne sono veramente un sacco di cose, di aneddoti che sono venuti fuori, fino a un ricordo molto bello di Gianluca Vialli, ma non voglio veramente anticiparvi nulla. Come sempre, puntata del Basement da vivere, passate dal Basement Los Angeles Edition, anche voi. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement Los Angeles Edition, dove tutto può succedere. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando o ascoltando su YouTube, dove potete commentare, fare quello che vi va. Se invece ci state ascoltando o guardando su tutte le altre piattaforme, grandi, continuate a farlo perché è una cosa che ci fa super piacere. Come dicevo, fa accadere cose molto belle e magiche come questa. Attenzione, sta succedendo, Giorgio Chiellini è passato dal Basement. Ci sono le trombe, ci sono le trombette. Ciao Giorgio, come stai? Bene, grazie. Tutto bene? Siamo venuti a casa tua alla fine, abbiamo deciso di venire nella tua nuova città in qualche modo. Per me è un piacere essere venuto a trovarvi. Guarda, davvero sono stracontento, davvero stracontento, anche perché poi tu ci puoi dare delle dritte più ormai da quanto sei qua? Quasi 2 anni. Sono quasi 2 anni. Beh, una bella esperienza, sono arrivato a fine giugno del 2022. Sì. Mi piace molto. Ti sei abituato? Sì, mi sento a casa. Sì? I primi mesi un attimo capire la città, secondo me 6 mesi ci vogliono. Los Angeles è una regione, non è una città gigante. Cioè, prima mi raccontavi della difficoltà di come sappiamo, però dei trasferimenti. Di muoversi dal lunedì al venerdì il pomeriggio non riesci a muovere. Diventa veramente complicato. Vivi un paio di quartieri, però sai, poi io sono vissuto a Torino 20 anni e prima a Livorno, sono 2 realtà molto piccole. Probabilmente chi è di Milano o Roma già capisce un po' di più la situazione, però è una bella città che ha un motore forte, che spinge, ma in cui si può vivere anche bene. Sì, anche perché, scusami, quando è arrivata l'opportunità di Los Angeles è stata, come dire, in mezzo a tante altre opportunità e tu hai scelto di venire a Los Angeles, o c'erano, delle altre cose che ti hanno tentato? Io avevo nella mia testa l'idea del mondiale. Però questa avventura americana ce l'ho in testa da 10 anni, cioè io ho sempre pensato di poter fare questa avventura nel finale della mia carriera, però onestamente pensavo succedesse prima. Quindi pensavo, sai, 33, 34, 35 anni, mi piacerebbe fare l'esperienza americana perché mi piace lo stile di vita, perché poi mi piaceva entrare nel loro mondo e nella loro cultura dello sport business, che rispetto a quella nostra, a parte che probabilmente è migliore ma è diversa, e quindi mi faceva piacere conoscere poi questa parte qui. Quello è veramente incredibile. Una cosa che a me sorprende sempre e che piace quando vengo qui e vengo da queste parti è cosa rappresenta davvero lo sport. Poi c'hanno un botto di altri problemi chiaramente qui negli Stati Uniti, però il discorso dello sport è veramente è uno show. Prioritario, è uno show, però già dalle scuole, già è proprio un discorso culturale diverso. Fanno tutti i giorni già dalle elementari almeno un'ora di ginnastica, creano già le scuole dalla terza, quarta elementare di tutti gli sport. Qua l'eccesso magari è che viene richiesto già troppo di vincere o di... Cioè la competitività da subito. Tanto, sì. Quello sì. Però c'è opportunità di tutti gli sport e
tutti i bambini fanno tante ore di sport ogni settimana a scuola, e facilmente accessibile anche fuori Poi da anche scuola. le strutture, tutto ciò che Strutture, è davvero un altro pianeta. Ogni scuola ha palestre e zone che veramente noi ci sogniamo. Sì, quello è che... Tu sei venuto con tutta la famiglia qui, Sì, no? ho Sei- 2 bambine di 9, ora quest'anno fanno 9-5 anni, e all'inizio è stata non facile perché non parlavano la lingua, però la grande soprattutto ora è, come dicono qua, SoCal, Sì, sì, californiana, l'accento californiano al 100%. Anche la piccolina che è arrivata a 3 anni ora parlicchia. Sì, beh, che bello. Questo è un regalo pazzesco che gli fai per il Ma futuro, anche per la l'apertura vita. mentale. Beh, sì. A me quello che piace poi di qua è la diversità che c'è, e il conoscere di differenti culture, e educare i bambini a vivere con queste diversità che noi non siamo abituati ad avere sin da così piccoli, è qualcosa di davvero Anche bello. perché poi nella tua carriera non è che tu ti sia spostato così tanto, se non tu da solo per delle trasferte, però devo dire, non è che hai cambiato Io ho fatto tante squadre. tutta la mia adolescenza e vita a Livorno fino ai 20 anni. Ok. Un anno a Firenze giusto in prestito, ma Firenze è un'ora da Livorno. Diciamo Tornavo a casa. c'eri già stato. Sì, ma poi era talmente vicino che era giusto carino, perché avevo 20 anni e avevo la mia prima casa, non dormivo Non coi con mia mamma, tuoi, non con i miei, però poi alla fine ero a casa, e dopo il trasferimento a Torino, che all'inizio è stato uno shock i primi mesi, anche perché il torinese è molto diverso dal toscano. Sì, Quindi vagamente. io ho sempre l'immagine nei primi mesi che stavo in un palazzo dove delle persone anziane non prendevano mai l'ascensore con me, non capivo perché, mi salutavano a mezza bocca semplicemente perché era arrivato, erano un po' guardinghe sulla mia figura, che Sì. in realtà ero un ragazzo di 20 anni normalissimo, che non facevo niente di particolare, però ho questa impressione, lo shock, perché non prendo l'ascensore, come mi aspettano l'altro. Ah, vedi? Erano diffidenti. Diffidenti, sì. Ecco. Il torinese inizialmente è così, poi in realtà è anche molto rispettoso della tua privacy, è diventata un po' la mia seconda casa, quella che poi certo. sarà la mia casa del futuro, perché comunque poi un domani l'idea è di tornare lì. Di tornare comunque a stare a Torino, Torino, sì. no? Dove Ci ho comunque vissuto sei... 17 ma sei anni. diventato un simbolo della città calcisticamente parlando, sportivamente, insomma. Ma è diventata poi la città dove ho creato anche famiglia, perché Sì. anche mia moglie è di Livorno, però si è poi trasferita con me, è stata anche lei 10-12 anni a Torino, quindi sarà tanto. Chiaro, quella cosa fa. E, quando tu, insomma, quando immaginavi il tuo futuro e dicevi, mi piacerebbe chiudere la carriera o comunque giocare poi negli Stati Uniti, a Los Angeles, ti immaginavi che anche il movimento calcistico qui crescesse così tanto come negli ultimi anni? Qual è la situazione ora? Sta crescendo, la crescita è grande, chiaramente l'effetto Messi è incredibile, perché ora ha smosso ancora di più le acque, una crescita che era lenta e costante, ora ha avuto un'impennata, e secondo me nei prossimi anni, probabilmente già dalla prossima estate, ci saranno altri cambiamenti dove sempre più giocatori importanti verranno qui, c'è una qualità dei club molto alta, ogni comunque organizzazione ha stadio di proprietà, un management di alto livello, e gli stadi sono la media è intorno ai 20-25 mila, difficilmente di più, solo alcuni hanno stadi enormi che usano quelli del football, che riescono a riempire poche volte. Okay. Però gli stadi su quel target lì lo riescono a riempire bene, c'è tanto entusiasmo. Adesso quello che manca è un po' più di flessibilità e di investimenti per quanto riguarda i giocatori, perché ancora il livello comunque è lontano. Beh, incredibile come un giocatore singolo possa anche spostare così tanto. Immagina domani LeBron James viene a giocare in Serie A in Italia. Penso che un po' di cambiamenti lì, a parte il vincere le partite, li riesca a provocare. Genererebbe qualcosa del genere. E quali sono le grandi differenze che hai visto un po' col calcio europeo? Insomma, sia in positivo che in negativo, che hai vissuto. In positivo credo che sia prima di tutto uno show per le famiglie, che inizia ore prima della partita, che è un piacere andare alla partita, e che anche col format di regular season e playoff
riesci a gestirle meglio la regular season, c'è molto più entusiasmo e si pensa molto più allo show e a creare un'esperienza. Poi il risultato è importante, ma non è solo quello. Noi Sì. siamo abituati a vivere o morire per quei 90 Totalmente. minuti, quello che c'è prima e dopo non gliene può fregare niente a nessuno e si vive per quello. Qualche società ha provato già a cambiare, secondo me qui proprio un concetto diverso, ma non solo nel calcio, un po' in tutti gli sport. Se vai a vedere, se sarei stato a vedere il basket, Sì, no? Cioè, i certo, Lakers certo. o i Clippers è lo stesso, prima c'è lo show, poi c'è anche la partita fino ai playoff. Ai playoff cambia un po' tutto. Sì, cambia Poi l'intensità, cambia. Però la parte tifoseria, l'anno scorso ho avuto la fortuna, sono andato a vedere una partita delle finals. Chiaramente era tutto diverso, nel senso sì c'era lo show, però era tutto molto più concentrato sulla partita, anche il tifo, ma comunque un tifo diverso rispetto anche a una partita analoga in Europa. vedi meno camminare durante la partita, a Sì. mangiare, nei playoff Lì sono rimani più un po' più. concentrati, sì. Se devi andare in bagno, te la tieni. Aspetti, aspetti un Esattamente. pochino. Tu davi un'occhiata chiaramente alle tifoserie, giocando anche qui. Sì, sì, c'è una parte molto latina che è trainante, però l'ambiente è positivo, è divertente. Sì. È stata un'esperienza molto divertente in campo, formativa fuori, ancora meglio di quello che mi aspettassi un po' nella vita generale, quindi sono veramente Contento. contentissimo. Sì. contentissimo. Si vede, si sente, No, cioè no, anche negli occhi quando lo dici si capisce che è vera questa cosa. Ieri mi ha fatto impressione, abbiamo fatto un salto a Venice e vedevo c'erano le scuole calcio dei ragazzini, dei bambini, io andavo lì perché invece lì è tutta la roba, diciamo, basket. Venice Beach è veramente uno dei campetti più fighi del mondo, però a fianco c'era tutto invece questo movimento nuovo di bambini che giocavano a calcio. Sta partendo dai bambini, Sì. dalle giovani età, non è facile trovare campi da calcio. Uno dei problemi di Los Angeles è che ci sono pochi campi, che sono tutte le scuole, quindi anche le scuole calcio fanno un po' fatica ed è veramente caro. Quindi quello che per noi è lo chiaro. sport del popolo, qui è quasi L'elite. d'elite. Però è chiaro che finché non c'è tutta una transizione dai vecchi campi da baseball soprattutto, che ormai tanti sono abbandonati e vengono date le concessioni per Sì. cambiarli in calcio, basket, qualsiasi Chiaro. altra cosa, sta cambiando la nazione. Tutte quelle strutture che prima giocavano solo a baseball, adesso quello c'è molto meno. Il football è inarrivabile, inarrivabile. Quando inizia il football non esiste altro in TV, non esiste altro di che se ne parli in città, e i bambini hanno un amore per il football che noi non possiamo capire, ma che va sopra anche al basketball. Sì, è vero. Secondo me poi c'è il basket come secondo sport nazionale, e dopo il calcio sta cominciando a superare soprattutto sui giovani quello che è uno sport storico americano che è Non c'è, il basket. non c'è qualche tuo ex compagno di squadra che ti ha detto: oh Chiello, com'è la situazione padel lì? Apriamo dei campi da padel? C'è. Qui si gioca a pickleball. Infatti qua in realtà è il Qui si pickleball gioca a che sta andando di più. Padel no, me l'hanno chiesto in tanti, qualcuno sta provando anche a fare quel tipo di investimento. Qua è pickleball. Sì. Perché qua il pickleball si è preso tutta quella fetta che diciamo che in Italia, in Europa ha il Io ho padel. provato una volta a giocare ora che ho smesso, Sì. poi in realtà ora ci stava, mi devo fare una risonanza perché ho il ginocchio che l'ultima partita mi ha ceduto, quindi Sì. sono stato anche fortunato a scegliere di smettere nel momento giusto, però è divertente. Io a padel non ho mai giocato perché era ancora in attività, non so se sia meglio o sia peggio. Pickleball mi sembra una sorta di racchettoni su Sì, un molto campo da tennis. ravvicinato, non ci sono i muri attorno. Probabilmente padel dicono Non sia lo più so, divertente, secondo me è non un po' so. più divertente il padel, Sì. però dipende, qua ha preso questo per ora, va così è. quello. Quando dovevi scegliere, eccetera, ti sei fatto consigliare da qualcuno che aveva già fatto il tuo percorso? Perché alla fine Los Angeles era entrata nella mappa del calcio, comunque il calcio, diciamo, americano, USA, era entrato sulla mappa, diciamo, del mondo del calcio mondiale quando Beckham era venuto qua a giocare. E Beckham è stato un po' un primo Messi. Sì. La stessa cosa che sta facendo Messi ora, Beckham l'aveva fatta, ma mancavano secondo me le strutture dietro per poi proseguire quello che è stato il suo percorso. Era troppo indietro in quel momento, infatti è stato un movimento che ha tirato per quegli anni lì, ma poi è un po' rallentato di nuovo, e invece poi c'è stata una crescita solida di un po' tutta la Lega. Comunque ora stanno facendo le cose in modo serio e redditizio. Prima onestamente non lo so, ma secondo me era troppo lontano, era troppo Era grande il ancora gap con quello che
che è l'Europa. Ho sentito qualche giocatore che era venuto qui, non qui a Los Angeles, ma in America, e avevano avuto tutte esperienze positive, sì, divertenti. Sì, sì. Da parte mia c'era anche la volontà di vivere l'esperienza con la famiglia, la volontà anche di di conoscere ambienti qui, farsi conoscere qua in America e far cambiare anche un po' l'opinione che poi tanti hanno e avevano del giocatore che viene in pensione Sì, qua, sì, sì, perché sì, sì. purtroppo è capitato che tanti giocatori dall'Europa in passato sono venuti qua veramente A passeggiare. sì, Sì. a vivere l'esperienza, sì, ma solo quello. Sì, sì. Cioè, Tanto tu sei arrivato e hai vinto pure, cioè... Ho vinto, ho fatto altre 2 finali che ho perso, però arrivarci non è mai facile, quindi no, è Chiaro. andata benissimo da quel punto di vista. Paradossalmente sono diventato molto più riconosciuto e riconoscibile dopo che mi sono ritirato che quando sono arrivato, perché credo che sia stato apprezzato poi il rispetto che ho avuto per quella che è la Lega Americana a livello di conoscenza e voglia di entrare dentro a questo mondo, e mi è stato riconosciuto secondo me alla fine molto più di quando ero arrivato, che con tutto il rispetto avevo vinto da meno di un anno l'Europeo, quindi non è Certo. che Beh, ma anche quello infatti te lo volevo chiedere, cioè in Italia ovviamente tu non puoi girare in Europa, eccetera. Qua in America com'è? Cioè ti riconoscono? a Torino comunque, in Italia a Torino la vita normale la riesci a fare. Sì, perché Io, per te è la normalità sai, effettivamente, sono poi, abituati. sì, portavo le bambine a scuola, abitavo in pieno centro, quindi ho sempre fatto una vita normalissima, ok. senza problemi, con alcune persone a volte che ti fermano, ma fa parte del gioco. È chiaro che il giorno della partita o il sabato pomeriggio al centro commerciale diventava un po' difficile, però per il resto ho sempre fatto una vita normale, e qui chiaramente sono abituati ad avere ben altre celebrità rispetto a quello che siamo noi. Capita che ti fermano, capita che fai qualche foto, ma è diverso un po' la vita, quello sicuro. Beh, quello che succedeva in campo invece, scusami, sono curioso, prima hai fatto l'esempio, come se non so, un giocatore di un altro sport, oppure insomma tu arrivi qua e arrivi come campione d'Europa, cioè i tuoi compagni di squadra ti facevano un sacco di domande o No, ti ma sì, ma chiedevano... guarda, una delle cose più difficili è arrivare qua e conoscere i miei compagni. Cioè io quindi tutto il mese precedente per cercare di arrivare, prima non sapevo chi erano onestamente. Fino a 6 mesi fa, fino a 3 mesi prima non conoscevo nessuno. Ho cominciato a parlare con questa squadra qui che era aprile, sono arrivato a giugno, quindi in 3 mesi mi sono visto le partite, vai a vedere, cercare le foto dei giocatori per ricordarseli. Certo. Poi la fai. No, Sì. però quando sono arrivato sono stati sorpresi in modo positivo che conoscessi tutti i loro nomi, che conoscessi tutte le loro caratteristiche. Che te le eri studiate? l'avevo guardata, sì. Certo. Ma alla fine devi Beh, studiare, e lo stesso vale poi per gli avversari e tutte le cose. Credo che questo poi abbia fatto anche un po' la differenza nell'approccio. Ovviamente sono stato ben accolto e ho trovato persone, un'altra famiglia, poi come l'era stato per me la Juventus, ma mi hanno aiutato soprattutto nel muovere la famiglia, perché trasferirsi con la famiglia non è semplice, la scuola, la casa, tutte le varie differenze, la più grande è la sanità. Certo. Per noi impensabili tutte le difficoltà che ci sono qua, poi nella sanità all'inizio, perché è proprio una cultura differente. Ho trovato persone che sicuramente mi hanno aiutato un sacco. Beh sì, deve essere stato inizialmente un grandissimo cambiamento con tutte le difficoltà. Cioè hai dovuto prendere anche la patente qui? Non Vero? la patente qui, ho dovuto studiare per prendere la patente anche qua e fare le domande Cioè ti rifanno tutto da capo? in inglese. Sì? In inglese, tutto da capo, come quando avevo 18 anni, solo che ne ho 40 qua. Adesso non voglio dirlo, però se dovessi rifarla oggi ci sarebbero delle difficoltà anche in Italia. Sicuramente, ti devi rimettere a studiare, sia io che mia moglie abbiamo dovuto passare sia lo scritto che la pratica. Beh certo, cioè, quindi scuola guida con... Che mi hanno detto no, ma guarda, qui è sbagliato, andavi troppo piano, lo guardate per forza, cioè c'ho una paura che mi bocci a 40 anni l'esame della patente. No, che poi in realtà tu con lo studio hai un rapporto bello, nel senso Sì, mi piace viene sempre studiare. preso come esempio il fatto che tu sia un calciatore che nell'immaginario invece è qualcuno che non studia, ma in realtà ci sono dei casi molto molto e per importanti. fortuna sta cambiando. Vero? No? Perché c'è ora una conoscenza generale che non... A parte c'è un'accessibilità diversa. Io ero stato fortunato che l'Università di Torino con me
era stata molto elastica nel piano di studi, perché all'inizio avevo avuto altre difficoltà dove non potevi seguire lezioni, anche la sessione di esame delle volte non riesci se ti Certo. alleni o se sei fuori a fare. Io sempre con rispetto di ogni regola, con assistenti, professori e tutti, come facevano per altri studenti lavoratori, però era all'avanguardia. Si parla, io ero iniziato nel 2006, Sì, sì. cioè ormai che sono quasi 20 anni quando ho iniziato l'università a Torino, e il tempo ce l'abbiamo. Beh, lì quindi comunque Tanto. all'inizio proprio della tua, diciamo, carriera più importante, no? Eri arrivato Sì, ero da appena arrivato poco. alla Juve, mi E sono reso comunque conto decidi, dopo qualche mese, ho detto ma perché c'ho tutto sto tempo libero, leggevo libri, giocavo alla PlayStation con ragazzi di Sì, 21 sì. anni, 22, ho detto ma proviamo a ristudiare, perché avevo iniziato, avevo dato 2 esami, poi avevo smesso per l'impraticabilità delle date. E tramite Juventus mi hanno presentato al rettore poi dell'economia, mi ha dato una tutor che mi ha aiutato tantissimo, Santa Sì. Elisa, Beh. in tutti questi anni nel piano di studi, nel mettermi in contatto con i professori e tutto. E poi all'inizio c'era secondo me anche un po' di diffidenza, poi quando hanno visto e si è creato un passaparola positivo, sono Certo. stato anche aiutato e si è visto il buon impegno. Ho sempre studiato, sono sempre andato agli esami iper preparato un mese dopo, piuttosto che rischiare di fare una figuraccia e anticipare le cose. Beh, bello Perché non questo, potevo, cavolo. non potevo, No, non potevi fare una figuraccia. non potevo. No, non si può. E in che momenti studiavi? Cioè, quando uno gioca in Serie A, Allora, gioca in Champions League? la nostra giornata da singolo, finché non hai famiglia, Ecco, che quello già cambia un po'. sì, Vero. finché sei fidanzato e basta. Sì, sì. Te la mattina ti alleni, a pranzo pranzi e poi è finito. Vuol Vabbè. dire che dalle 2 fino al giorno dopo non fai niente. Io facevo anche il riposino magari, poi andavo a cena fuori o con l'aperitivo con gli amici, ma c'avevi tanto tempo lo stesso. E anche le trasferte, il ritiro, te stai tanto in albergo fuori, ma in albergo sei da solo. E quindi sì. Ti mettevi a studiare. Però poi anche studiare. Beh. Era per me un hobby, mi aiutava a staccare, mi aiutava a tenere la mente attiva, a rimanere concentrato. Io penso che, a parte quello che poi è stato anche una cosa importante per quello che ho iniziato ora, credo che sia stata importante anche nel periodo in cui giocavo, perché comunque ti teneva la mente attiva, e questa apertura mentale l'ho avuta anche poi nel gioco del calcio, al migliorarmi, al cercare sempre di imparare nuove cose, a cambiare il mio stile di gioco, perché in 20 anni puoi immaginare come è cambiato il calcio e come sono dovuto cambiare io, sia per questioni fisiche, perché andando avanti con l'età, Certo. sia per adattarmi al gioco che cambia. E questa propensione allo studio e lo studiare secondo me è stata un aiuto anche per quello. E prima dicevi sta cambiando perché vedi che Tanti ragazzi lo stanno sì, facendo. tanti ragazzi ora stanno cominciando di più a studiare rispetto a qualche anno fa, si stanno approcciando all'università. Te ne cito uno che è Raspadori, che ora sta iniziando, ma ce ne sono anche altri della nazionale, ed è un dato importante, perché mi ricordo che qualche anno fa, facendo un alzamano mentre eravamo a tavola, nazionale c'è il 30% che sarà diplomato, non si arriva al 50%. Davvero? Quindi Cioè, a un certo punto avete chiesto chi c'è io diplomato? l'ho Ah, chiesto. tu l'hai chiesto. Così, Chi? ragazzi, chi si è diplomato? Con la nazionale questo? Sì, Ok. cioè, per Sì, sì. capire. E secondo me, siccome poi noi siamo presi da esempio per Certo. tutti quei bambini, comunque non vuol dire che sei più o meno intelligente se ti diplomi o no, però già se porti alla fine avanti un percorso è sintomo di forza di volontà, e credo che sia una base che si dovrebbe avere, un esempio che si deve dare poi a tanti bambini. Condivido assolutamente. Tra l'altro mi ha colpito molto, sia quello che stai dicendo adesso, che anche ad esempio quando avevamo chiacchierato con Gigi Buffon, che lui già alla più o meno la tua stessa età al momento di questa scelta, già insomma si era messo a informarsi su tutta la parte economico-finanziaria per pensare poi a un dopo, perché è vero che noi, tra virgolette, vi vediamo come calciatori, con stipendi, con tutta una serie, però quella cosa a un certo punto finisce. E noi siamo anche fortunati che lo fai, perché comunque non puoi a 40 anni non far più una vita. Infatti. Ma onestamente potremmo anche considerare che poi il mondo del calcio non sono solo quei 5 squadre che poi possono campare con quei soldi per tutta la vita, sono migliaia di persone che poi comunque devono lavorare, Sì. anche proprio per vivere. Ormai un giocatore di Serie B o di Serie C
è molto meno fortunato di un lavoratore che è in gamba e che fa un percorso lavorativo, perché te fino a 35 anni non fai nulla se non giocare a calcio. I posti nel mondo del calcio che ti permettono di Sono poi quelli. vivere per il resto della vita sono pochi e aumentano sempre più le persone che hanno smesso, e con quei soldi non ci vivi più. Cioè, non bisogna farsi ingannare da poi quello che sono quell'elite che poi è a posto. Con gli altri serve già cominciare a pensare a un domani, serve già organizzarsi una vita, perché non è così semplice. Certo. Poi un domani, perché per te dai 5 ai 35 anni pensare solo a giocare a pallone e boom, cambiare. E infatti l'associazione, io ho avuto modo di stare qualche anno in consiglio, sta prendendo sempre più cura, si sta prendendo sempre più cura del post carriera, che non è solo il post carriera di Buffon o Chiellini, ma il post carriera di migliaia di ragazzi che poi se no rischiano di andare in difficoltà, chi economica, ma alla fine anche mentale, perché poi c'è una parte importante mentale che ti casca il mondo addosso. Te per una vita hai fatto quello, te vivi per quello e dopo non sai più cosa Tu fare. come l'hai vissuto? Allora, io sono stato fortunato perché poi l'ultimo allenamento della mia carriera avevo già deciso di ritirarmi, e giocavamo la finale. Il giorno prima ho avuto un infortunio al ginocchio, ho giocato con antidolorifici, puntura nel ginocchio e bendaggi particolari che sono riuscito a farla. Ora devo andarmi a fare una risonanza per capire se, però penso che Te la stai portando dietro? sì, da non allora? riesco a fare attività fisica, non Porca riesco più a miseria. correre o a giocare a tennis che mi gonfia il ginocchio, quindi ora penso che dovrò operarmi, però anche per quello non mi manca. Poi è stata una scelta che avevo già maturato, il fatto di venire qui era già un inizio per poi quella che era la fine della mia carriera e l'inizio poi di una nuova vita. E in questo momento ho anche tanto entusiasmo nel conoscere tante cose che sono fuori dal campo, tutta l'altra parte, tutta la parte business. Ho avuto modo di fare anche dei contatti fuori, sempre nello sport business, ma che mi piace, quindi ho anche quell'entusiasmo lì che condivido. È chiaro che lo spogliatoio, l'adrenalina delle partite, quello non ce l'avrò più, però era arrivato anche a un momento in cui, a parte la partita che riuscivo a far bene, gli altri giorni era quasi più una sofferenza per fastidi vari che non un piacere poi di giocare, sì, ma di allenarsi Sì. no, perché facevo l'ultimo anno mi allenavo su una settimana in campo, stavo 3 giorni più la partita, di cui 2 di questi 3 giorni il lavoro era veramente poco, era sempre parziale. Perché non riuscivi. Non riuscivo, non riuscivo a Ma recuperare, mi facevano male soprattutto. una persona con una carriera come la tua a un certo punto decide di smettere, chi è la prima persona a cui lo dice? No, il piano ce l'avevo già, cioè era già dentro la famiglia, comunque la moglie. Cioè tu ne avevi già parlato Moglie, prima sì, con tua sì, moglie. Sì, moglie e famiglia. E poi invece alla squadra, con la squadra Il direttore, direttore e poi l'allenatore, poi dopo i compagni, anche perché poi devono prendere decisioni importanti per la squadra, quindi mi hanno trovato anche persone che mi hanno dato apertura se volevo continuare 1 anno, 6 mesi, a seconda di quello che era quello che volevo. Li ho ringraziati ovviamente, anche perché sto continuando a lavorare per loro, quindi si stanno prendendo cura di me e della mia famiglia. Cerco sempre di dare qualcosa indietro, perché credo che se lo merito, ma loro sono le prime persone e poi anche i compagni ovviamente. Certo. E lì c'è qualcuno che ha detto no, che pensa, c'è ancora un po'. Sì, me l'hanno dai. detto tutti, fino all'ultimo giorno, tutti i miei ci compagni, credo. te sei matto. Vai, fa piacere, ma va bene così. No, io ragazzi, no, ho deciso, ormai è No, deciso, no, non mi riuscite, basta. non mi riuscite a Ma anche convincere. mia moglie alla fine mi ha Sì, detto: ma perché? Ma se vuoi puoi continuare, non ti far problemi per me. Magari per sai, noi." a volte anche una persona che ti ama, appunto, eccetera, ha quasi anche paura di come tu. Ci sono dei casi di tuoi colleghi che purtroppo non l'hanno vissuta bene la fine della carriera. Io penso che sia fondamentale poi deciderlo, che è chi decide. Sì. Se decidi di smettere, la vivi meglio. Quando te sei responsabile delle decisioni. Se per qualche motivo non ti rendi conto, oppure non è anche giusto, ma ti fanno smettere, non la vivi bene. Io ho vissuto un momento particolare in cui ero in scadenza di contratto e non sapevo se la Juventus
voleva Addirittura. poi rinnovarmi o meno prima dell'europeo. Io ho giocato l'europeo poi in scadenza, le cose sono andate bene e tutto, però lì era un momento in cui potevo anche smettere o decidere di andare a finire un'altra parte, però non me la sentivo ancora di smettere. Cioè, lì qualche settimana di mal di pancia, pensieri la sera quando vai a dormire, ce l'ho avuti. Poi però, cosa pensi? Pensa a quello che puoi determinare te, pensa solo a quello che puoi decidere te, poi adesso si vedrà. Poi quello è stato un po' il focus che mi ha fatto cambiare, lasciar perdere quei pensieri, e poi fra l'altro è andato l'europeo come è andato, e dopo sono rimasto ancora, però era una scelta legittima, Certo. non era un momento in cui la Juventus onestamente poteva, anche perché poi arrivi a una certa età che sei un valore aggiunto ma sei anche un peso. Avevamo dietro dei giovani difensori spingeva. bravi, no, ma bravi, si meritavano anche di giocare di più, solo che poi quando sei lì e vedi quell'altro giocatore, per quelle partite quando sta bene lo metti in campo, e il limite fra l'essere utile per chi cresce e l'essere un freno è molto sottile. Quello Questo non è è facile. vero in tanti settori. poi Io dico ho sempre- preferito farmi da parte un attimo prima, Eh. sia alla Juventus che qua, che poi un attimo dopo deciderlo in pace con me stesso. Beh, grande maturità. Ma un'ultima cosa su questo discorso della chiusura, diciamo, hai ricevuto anche, chiaramente adesso stiamo parlando del campionato americano, e in un momento in cui le scelte poi di solito sono chi viene qui, tipo come hai fatto tu, come ha fatto Messi, e chi invece va in Arabia, che è l'altro grande tema. Ti sono arrivate proposte anche da quelle parti quando tu dovevi scegliere? No, perché era l'anno sbagliato. È vero. Sì, era prima. Io sono andato via prima. È vero, Ero prima già- di questo di questa prima migrazione. l'anno prima fosse arrivata l'avrei considerato. Sì, Sì, l'avresti... ma con grande onestà. Poi è un movimento che comunque è credibile. Cioè, secondo me durerà ancora, non è un fuoco di paglia. E come ogni professione poi ci sono certe cifre o certi limiti che se si va oltre fai fatica a rifiutare. Sì. Ci sta. Cioè, Anche perché... ho visto persone ora che sono andate che guadagnano un anno quello che hanno fatto in 15. È dura anche dir di no. No, questo infatti tante volte poi chi critica dall'altra parte, diciamo i tifosi eccetera, a volte non si Ma rendono si magari... fa non tanto lo per so. criticare, perché qualsiasi persona, come è capitata ad altre, ci sono quelli che sono andati, quelli che non sono andati, però capita che se ti danno 10-15 volte quello che guadagnate in una vita, Sì. cioè, più o meno il valore dei 15 anni di stipendio in un anno, Sì, ma tante lo vanno, ma sforzo, non anche tutte, poi dipende anche da situazioni familiari. Cioè, Certo. la vita non è semplicemente giocare a calcio, la vita è anche tutto quello che c'è fuori. Capita magari in un momento che la famiglia non può muoversi perché le bambine magari non stanno bene, hanno dei problemi, e non ti muovi neanche per 20 volte Certo. quello che guadagnavi. Capita un momento in cui hai bisogno di scappare da una realtà perché le cose non vanno bene, vuoi isolarti con la tua famiglia, vai. Capiti che sei solo, c'hai anche meno problemi. Cioè, Sì, no, è vero. Anche lì, diciamo, è un po' diverso da Los Angeles, magari come vita, come tutto. molto Però diverso come tutto. Però stanno spendendo un sacco sui giocatori. Tu dicevi prima, qua magari manca il fatto che magari mancano alcuni giocatori, perché di là stanno spendendo delle cifre per avere tutti, anche nel pieno della carriera. Cioè, nel senso, tu una scelta di quel genere, se ti fosse capitata nel 2015, nel 2014... Anche lì Anche lì. dipende. A me è capitata un'offerta importante dalla Cina, ma non erano cifre folli come sono ora. queste. Io sono convinto che per il doppio di quello che guadagnavano i giocatori non sarebbero mai andati, ma qui si parla davvero di cifre che non hanno mai guadagnato in tutta la carriera per No, un è anno. impressionante. Su tutti, Sì, su sì, tutti. Cioè, quindi capisco che ci si possa pensare. Secondo me, se vogliono fare poi qualcosa di credibile e duraturo, dovranno poi investire in allenatori, dirigenti. No, tra l'altro immagino tu Alla abbia... fine l'ha fatto la Premier League. Sì, cosa? Questa... La Premier League, grazie agli investimenti certo. e la progettualità che c'è stato con i diritti TV, ha comprato i migliori giocatori, i migliori allenatori, e quando 20 anni fa era l'Italia il polo più importante d'Europa, perché pagava più degli altri di tasca dei presidenti vari che
avevano delle grandi imprese che quindi poi spendevano nel calcio. L'Italia è stata l'Italia delle sette sorelle, perché i vari Moratti, Berlusconi, la famiglia Agnelli, Sensi, Cragnotti, Tanzi, Certo. Cecchi Gori hanno speso e portato i campioni. La Premier League l'ha fatto grazie alla progettualità dei diritti TV. Hanno i diritti TV dove prendono 4 volte tanto la Serie A, penso anche di più ormai. È normale che abbiano un budget di investimenti dove piano piano hanno portato i giocatori, poi gli allenatori, poi i dirigenti, e ora è un calcio per noi irraggiungibile. L'hanno fatto in modo meno traumatico della Saudi League, Sì. però alla fine Cioè l'hanno fatto più progressivo nel tempo. sì, Cioè... non in un anno, boom, Certo. da zero non c'è nulla. Sì, Chiaramente sì. l'Inghilterra ha già una Beh, aveva storia, già- è l'hanno tutto. inventato loro, diciamo, quindi dicono. Lo ripetono spesso. Sì, quindi ci tengono a ci questa tengono cosa, a precisarlo ci tengono. che l'hanno inventato loro. L'ho sentito un po' di volte. Chissà quando. Però alla fine è successo che grazie alla progettualità hanno creato un gap con Ma le secondo te altre. è qualcosa di replicabile in Italia o siamo in un punto di non ritorno da un certo punto di vista? Perché quel sistema ora è un punto di non ritorno. Finché non si trova un accordo comune, non si va nella direzione e si continua a pensare all'interesse personale come sta succedendo, non vedo una soluzione, sicuramente non a breve, anche perché i diritti, cioè se si comincia a ragionare ora si parla fra 5 anni, Certo. non prima, No. 3-5 se va bene, quindi per i prossimi 3-5 anni siamo ancora così. E io spero che si possa cambiare. Quello che sto vedendo è che ogni volta che c'è stato di fare un passo avanti se ne ha fatto poi Un po' uno indietro. indietro. Non c'è ancora un'apertura, ma serve proprio un po' tutto, Sì. sia a livello governativo, di accessibilità alla costruzione di infrastrutture che si fa fatica. Tu da qua stai seguendo un po' tutti, come Il dire, beautiful dello stadio? No, No. sì, il beautiful nel senso della soap opera, delle varie cose che succedono in Italia. Certo, sì, ne Siamo a succedono Beautiful. ogni giorno, siamo a livello di Beautiful, perché a Beautiful anche quelli che pensavi fossero scomparsi poi ritornano, sopravvivono. E diventano amanti. E diventano, esatto, succedono più o meno quelle dinamiche lì, quindi non so se adesso mi è venuto in mente perché parlavi di strutture, tipo del discorso San Siro, no? Cosa ne pensi di... Che se Milano non riesce a fare uno stadio siamo messi davvero male. Perché insomma dovrebbe essere la situazione... Milano, penso, per me è il motore dell'Italia, è l'Italia che si affaccia all'Europa e al mondo per 1000 motivi. Se Milano ha tutti questi problemi, pensa al resto di... No, che sembra che non si riesca, adesso forse un qualcosina l'hanno pensato. Firenze hanno fatto un centro sportivo bellissimo, non sono riusciti a avere l'opportunità di fare lo stadio, e quindi hai persone che vogliono investire, che vogliono portare la Fiorentina ad un livello più alto, che comunque un indotto di uno stadio nuovo porta tutto a migliorare. Tu hai Non ce vissuto la in fanno. pieno la transizione con la Juve, cioè di quando poi c'è Cambiato stato totalmente, lo stadio che ha totalmente. cambiato, che è stato poi l'inizio veramente della Juve, quella dell'ultimo periodo. E quello si va ancora iniziato prima con la dirigenza precedente, con l'idea di Giraudo, del centro sportivo, Certo. di quella triade lì, poi è nata dopo poi con la famiglia e tutta la dirigenza, però è chiaro che lo stadio è stato il primo passo, senza quello, ma il centro sportivo prima, come ce l'avevano anche altri, a Torino mancava, cioè ora ce ne abbiamo 2, c'è un progetto dietro, ma anche c'è stata una politica locale che ha dato di disponibilità. Questo tu invece, guardando un po' la situazione a Milano, tu cosa avresti se potessi paradossalmente decidere che cosa fare? Io non so quali sono poi dopo le cose, però è incredibile che a Milano non ci sia ancora uno stadio. Ma butteresti giù il San Siro che c'è? Perché poi qua ad esempio stai vivendo in un posto dove... Il problema, qui li buttano giù. Esatto, li buttano giù attimo, e fanno dei posti in un attimo. clamorosi. Il problema è che probabilmente non c'è la possibilità di migliorarlo così tanto San Siro. Di ristrutturarlo e farlo diventare... Così... Di fare un cambio così importante rispetto ad adesso. Probabilmente no, perché sennò anche le società avrebbero investito di meno, fra virgolette. Certo. Quindi se delle Alpi c'era delle Alpi, è stato non buttato giù totalmente. Se si è deciso di intraprendere una strada così, vuol dire che per qualche motivo non c'è la possibilità di farlo, diventa troppo costoso rispetto a quello che poi è il risultato finale.
Però mi pare incredibile che in Italia non si sia, che Milano non riesca a costruire uno stadio, che Firenze non riesca a costruire lo stadio. Non immagino Roma, mi ricordo che ancora si parlava dello stadio dove doveva giocare Totti, Sì. e qui non ci finisce di giocare neanche il figlio di Totti, ha No, messo questo- anche lui nello stadio nuovo, se continuiamo così. Questo è vero. Adesso Lo sembrerebbe stadio che... è solo una parte dei problemi. No, certo. Poi ci sono molti altri, però già quello ti dà un indizio. Speriamo che il calcio italiano come movimento, nonostante poi tutti questi problemi, siccome noi italiani siamo molto talentuosi Mhm. e riusciamo sempre a, Soprattutto quando ci sono i problemi. soprattutto quando ci sono i problemi, abbiamo un grande È vero. talento, si parla di un'Italia che a livello europeo Chiaro. comunque si sta facendo rispettare, nonostante budget inferiori, nonostante tutte le problematiche di cui parliamo, ci lamentiamo e tutto, riusciamo a trovare il modo di arrivare al risultato. E questo talento però ci è riconosciuto fuori. Sì, è Sì, una cosa... ci è riconosciuto e è apprezzato anche qua, dove secondo me sono molto più schematici e molto meno elastici. Mhm. Noi abbiamo una capacità di uscire problem fuori. solving incredibile rispetto... Sì, questa è una cosa che sento dire spesso da chi vive negli Stati Uniti, che lavora, che diciamo siamo apprezzati per il fatto di avere una fantasia, che in realtà non è neanche una grande fantasia, però è la capacità di essere un siamo po' abituati. flessibili. Siamo Esatto. abituati. Forse siamo troppo flessibili in alcuni casi, bisognerebbe essere un pochino di meno. Il discorso che facevi prima sull'Arabia, bisognerebbe prendere, hai citato il tema degli allenatori, hai seguito chiaramente, immagino cosa è successo quest'estate con il tuo ex allenatore, nonché mister dell'impresa epica di cui poi dopo tra poco parliamo, però del suo passaggio in Arabia. Come l'hai vissuta questa cosa? Come l'hai vista? Non me l'aspettavo, e anche lì poi bisognerebbe sapere tutto quello Certo, che che c'è è successo. Purtroppo io che sono vicino un po' a tutte le parti non ho ancora capito Ok. quello che poi c'è dentro. Sicuramente c'erano dei rapporti, delle cose che si stavano trascinando già da un po', e sicuramente poi c'è stata un'offerta importante che è arrivata e che ha fatto prendere quella decisione al mister. Non è facile da accettare, sicuramente tutti avrebbero preferito farlo in altro modo, purtroppo fa parte Questa è stata la cosa forse che è stata presa peggio di tutte dal pubblico, diciamo, sicuramente dai nessuno tifosi. se lo aspettava più, ma ci sta, fa parte del gioco, e sicuramente anche Roberto ha pesato bene i rischi e preso quella decisione. E io verso di lui ho un affetto incredibile, mi ha sorpreso, perché avendolo visto da avversario senza conoscerlo, però così non pensavo poi di trovare una persona così buona, così alla fine è molto timido, però è una persona che veramente ci tiene alle persone che ha vicino, e che era più in difficoltà a fare le scelte, quelle non tanto per chi giocava, ma per chi lasciar fuori dai convocati. Per chi Viveva male quella male, cosa? perché poi alla fine noi, quando andai alle manifestazioni, comunque 23 andavano fra campo e panchina, nella manifestazione finale in 26, però il gruppo eravamo sempre 30-35. Il problema non era far giocare Giorgio o Leonardo, cioè era per mandare quello in tribuna, perché poi ti trovavi gente che veniva con te, stava 10 giorni con te, si allenava Ti eri tutti i anche giorni. affezionato. No, ma e poi lo dovevi mandare in tribuna. Pensa quando poi arrivavano le manifestazioni finali, dove te lavori 2 anni per un obiettivo e poi vanno solo quelli. E non è neanche facile far capire cosa hai in testa te, per quale motivo per cui scegli Giorgio e non Gianluca. Certo. Non è semplice, perché delle volte sono delle intuizioni che hai, magari, che ti può essere più utile in alcuni determinati momenti, e quella è la parte più difficile. quello è un po' il ruolo del L'ho leader, veramente proprio in Che è difficoltà. un po' tu hai mai pensato a quel ruolo lì nella tua vita un domani? No, penso che bisogna avere proprio una vocazione Sì, per fare allenatore, e bisogna provare quel brivido, quel piacere lì. Lo stesso per lo scout, a me piace più la parte business, manageriale, che poi andare a scegliere il giocatore, allenare il giocatore. Poi è chiaro che hai una competenza che ti fa parlare anche di giocatori, perché soprattutto su determinate tematiche, che sono quelle del mio ruolo,
troppo facile, è qualcosa che hai fatto per 20 anni a un livello di eccellenza, quindi ne parli con con lucidità e con quel valore aggiunto. Però fare l'allenatore è molto diverso dal capire il calcio, è molto diverso da parlare di calcio, è un lavoro a 360 gradi che ormai è psicologia, che ormai è riuscire non è solo avere le idee buone, devi anche riuscire a farle, a trasmetterle, a farle mettere in pratica, devi gestire un gruppo di 50 persone. Ormai l'allenatore è un lavoro molto più complicato di quello che si pensa, lo staff ha la stessa importanza, se non ancora di più della tua persona stessa, quindi le persone che ti circondi sono ancora più importanti di quello che sei te, secondo me in questo momento. Ed è una cosa che ti porta via veramente tanto. Stai vedendo quello che sta facendo De Rossi in questo momento? Sono Allora, felicissimo. premessa, nel momento in cui stiamo registrando sta andando tutto bene, ha vinto una serie di partite consecutive, Speriamo ha per preso lui. una squadra che ha in qualche modo ribaltato, ed è il caso, come per dire, insomma, di un tipo il tuo, nel senso un giocatore simbolo di una squadra che va a allenare poi quella squadra lì. Te pensa, io sono doppiamente felice per lui, perché poi dopo era stato alla spalla l'anno scorso, un'esperienza che era andata male, è entrato in corsa, è durato 3 mesi, è andato via e stava facendo fatica comunque a trovare squadre di livello, come poi non c'è una sola verità. Cioè, come Daniele non era un scarso ad allenare l'anno scorso, ora non è il Guardiola di turno, probabilmente la difficoltà è di trovare l'uomo giusto nel posto momento giusto, giusto. nel posto giusto Certo. al momento giusto. Cioè, Certo. quelle sono tutte dinamiche che poi fanno parte di quel gioco, però è chiaro che poi io Daniele lo conosco dall'Under 17, ha un anno più di me, ma abbiamo cominciato a giocare insieme poi in quegli anni lì, puoi immaginare quanto faccia il tifo per lui, e secondo me poi quante persone, vivendo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, facciamo il tifo a vicenda. Beh, bello, a me è una cosa che piace sempre vostra, è che poi vedere il grande rispetto che c'è, l'amicizia fuori dal campo, quando invece negli anni i tifosi, immagino, non so se perché gli dà più foga per lo sport, però immagino delle grandi faide. Daniele è stato espulso per un fallo su di me che ha provato a rompermi una gamba al 90esimo. Diciamo, no, nel senso, ma siamo così, cioè quando c'è da giocare contro è Roma-Juve. No, poi tu sei il più grande caso, mi hanno sempre detto, e lo sto riscontrando, di grande lottatore, gladiatore in campo, cattiveria agonistica, e poi una dolcezza, intelligenza sempre anche in campo, però una grande... Questo per dirti che Daniele, cioè anche lui, siamo persone che poi è chiaro, viviamo con passione, però in campo si fa di tutto per vincere, anche farsi buttare fuori. Sì. Non ho mai litigato con lui al di fuori, cioè, ma neanche dopo la partita lui mi ha avuto bisogno di chiedermi scusa, o io sono andato a dirgli ma perché mi hai fatto quel fallo lì, cioè, guarda il gioco, cioè, ci conosciamo a vicenda fin da quando abbiamo 16 anni, non c'è bisogno di... io mi sarei aspettato una volta a parte sua, come lui si sarà aspettato negli anni scorsi un fallo da parte mia in determinate situazioni per non farlo segnare, t'arrabbi lì, poi basta. Fa parte del gioco a tutti gli effetti. Abbondantemente. No, sul discorso europei che abbiamo sfiorato, però insomma tu te lo saresti mai immaginato quello che poi è successo? Allora, quello no, però noi arrivavamo già da 25, quasi 30 partite senza sconfitte, quindi non è che eravamo proprio, è vero, avevamo incontrato poche squadre così forti, ma quando fai una striscia consecutiva così grande vuol dire che hai solidità e hai un progetto serio. Io mi ricordo che avevamo fatto un pre-ritiro in Sardegna qualche giorno prima, con le famiglie, tutto lì c'era la sensazione da parte mia che potesse essere un'avventura speciale. Io ero convinto di arrivare almeno ai quarti, comunque, e poi di giocarmi. E poi vedere cosa sarebbe successo. E abbiamo iniziato a Roma e dopo un anno senza tifosi avere 15.000 all'Olimpico, che ora sarebbe deserto, ci sembrava di vivere di nuovo, perché dobbiamo considerare che quello ci ha dato una spinta ancora più importante per superare le prime difficoltà dell'inizio del torneo. Giocare in casa 3 partite ci ha dato una mano e abbiamo iniziato subito bene. Siamo stati poi fortunati in un paio di situazioni, e penso al gol contro l'Austria che è fuori gioco per
questa tazzina, Sì. forse, e con la Spagna, comunque Spagna e Inghilterra abbiamo vinto ai rigori, secondo me con la Spagna non avremmo neanche meritato di vincere i punti, fra virgolette, tipo il pugilato, perché hanno giocato meglio di noi. Con l'Inghilterra probabilmente il risultato era giusto, ma abbiamo fatto una partita migliore, però ci vuole un po' di fortuna Sì. come in tutte le cose. Sì, sì. E il gruppo ha fatto la differenza? Il gruppo ha fatto la differenza, sì, ma Come in tutte le grandi come in tutte le vittorie, grandi imprese. vittorie. Non c'è un'impresa in cui non c'è un buon gruppo, soprattutto in uno sport di squadra come il Chiaro. calcio, che c'è 11 giocatori, c'è 11 più altri, qui ora addirittura non eravamo 23, ma eravamo 26, più tutto lo staff. Noi eravamo un gruppo di 50, 60, 70 persone, compresi tutti quelli che era chiuso in una bolla per 50 giorni, quindi non può non esserci una bella atmosfera. Non so se lo sai, ma il giorno dopo ogni partita facciamo una grigliata tutti insieme, guardavamo nel maxi schermo l'Europeo, cioè si era creato un ambiente, è chiaro che girava tutto bene, ed è stato un mese bellissimo. Poi era lo stesso gruppo che ha perso poi le qualificazioni per il mondiale, Infatti. quindi non è che prima era un bel gruppo, poi è diventato un brutto gruppo, sono anche momenti, lì eravamo tutti a disposizione più forti, o quasi, probabilmente tutti, e tutti in buone condizioni, e già quello fa la differenza. E un conto è giocare col sogno di vincere, un conto è giocare con la pressione di non perdere. Cioè, un abisso, un Sì. abisso. Cioè la pressione poi gioca un ruolo fondamentale in ogni sport, e il sogno di vincere senza avere l'obiettivo, il sogno c'era, ma non avevi l'obiettivo, nessuno ti chiedeva di vincere l'Europeo. E è più facile che non puoi mancare per la seconda volta di fila la qualificazione mondiale. E quello ci ha giocato un brutto scherzo, insieme comunque al fatto che la prima partita dopo l'Europeo in condizioni eravamo fisiche pessime, perché avevamo finito tardissimo l'Europeo, quindi con poche partite sulle gambe, un po' ancora eravamo ancora inebriati dalla vittoria dell'Europeo, che non abbiamo dato il giusto valore alla prima partita dopo a settembre. Un po' di sfortuna, perché con la Svizzera in 2 partite abbiamo dominato e non siamo passati. Un po' di sfortuna perché poi in alcune partite decisive ci sono mancati Ma anche lì i cosa si giocatori. prova? Cioè, a passare così velocemente dall'essere gli dei di una nazione intera a poi, ovviamente, succede questo, tutti si dimenticano perché adesso l'obiettivo era un altro e c'è il rovescio. Per me è stata peggio la prima, Mm. perché comunque non è vero che tutti si dimenticano. Cioè la prima non qualificazione ai sì, mondiali. è stata peggio perché lì non avevi quel credito. Sì. Volendo o nolente non è vero che tutti si sono dimenticati, perché nei giudizi che sono stati fatti a distanza di poco più di 6 mesi non c'è stato quel disfattismo, perché erano le stesse persone che circa 6 mesi prima ti avevano fatto vincere un europeo, e eri stato comunque un traguardo storico. Secondo me ha pesato in senso comunque positivo il fatto di aver vinto prima. È stato un disastro, ma non è stato vissuto come quello del 2017-2018. Sì, speriamo di non abituarci a No, questa ora cosa. basta. Ora Direi basta. che direi ora stanno basta. inventando formati dove è sempre più facile arrivare al mondiale, ma in realtà non per l'europei. Il prossimo mondiale sarà 2000 squadre, ma Ok. le europee sono Se non sempre più o rimane meno quello. quelle. Poi c'è 6 centroamericane dove praticamente Certo. sono 8 squadre. Sì, quella è un'altra cosa in più che hanno aggiunto per divertirsi, diciamo. Perché giocando in America e ospitandolo 3 squadre, Canada, Stati Uniti e Messico, che sono quelle, loro avevano solo 3 squadre, che sono quelle che si qualificano, tutte le altre poi se no sarebbero lamentate. Certo. Sì. E non Quindi avrebbero devi fare- avuto accesso al mondiale, quindi di queste 3 squadre le altre 5 più qualche isoletta se ne qualifica altre 3. prese, quelle dentro ce le abbiamo. Quelle dentro ce l'abbiamo, hanno aumentato il format per renderlo più spettacolare e coinvolgere più persone. Secondo me è una parte del calcio che va accettata, e bisogna cercare di andare in quella direzione trovando un compromesso, però ormai è chiaro che si sta cercando di giocare sempre di più, poi ci sarà un limite dove ci stiamo spingendo sempre più oltre, però ci sarà il mondiale per club il prossimo anno, cioè ci sono tante ormai iniziative dove
si gioca sempre di più e si perde un po' quel calcio romantico, come si dice. Però il mondo cambia, secondo me Bisogna anche un po' abituarsi a questo. A proposito di romanticismo, ce n'è un'immagine molto romantica della finale contro l'Inghilterra, che è la tua, insomma, quella che è finita su tutte le magliette. A proposito di magliette, di quella... Cioè, romantica, io pensavo all'abbraccio di Gianluca. No, quello c'è, quello sicuramente romantico. La mia io guarda, sono diventato un meme un po' inaspettatamente. In campo non percepivo di poter poi essere così ripreso tante volte. Semplicemente avevo sbagliato una lettura, non pensavo che lui potesse passare lì e volevo coprire la palla che usciva, mi è sbucato da sotto e lì la reazione... L'istinto. No, ma lì lo dovevo fermare. Sapevo che non era rosso perché regolamento è chiaro, non era un'occasione a rete, c'era ancora Leonardo da superare, ma sarebbe stata un'occasione importante e ho fatto fallo. Il modo migliore per farlo era quello. Cioè, hai avuto lì la lucidità di fare tutto questo. Ma su quello, guarda, mi è capitato altre 2 o 3 volte in carriera, purtroppo, di sbagliare, ma per fortuna di essere rapido a recuperare, a leggere la situazione. 2 volte ho fermato la palla con la mano, dove una volta sono scivolato, una col vento e il rimbalzo del campo bagnato qua, fra l'altro in America, avevo sbagliato e velocemente subito ho avuto la correzione, ho fatto fallo, ho preso il giallo e è finita. Però capisco che ora vogliono inventare il cartellino blu, per questo motivo. Come la vive un giocatore da dentro? Cioè, non penso che si possa... Ma poi il calcio cambia, come prima non c'era il VAR, ora c'è il VAR, come tante cose sono cambiate, ci può stare, però il cartellino blu mi sembra una cosa veramente che vada solo a complicare ulteriormente le cose. Poi lo proveranno. Vediamo cosa succede. Sì, piano piano. Sì. Prima l'hai citato, te lo volevo chiedere, il tuo ricordo invece è legato a Gianluca Vialli, durante sia questa esperienza o se avevi altri ricordi legati a lui? Precedentemente no. Non era mai capitato di incrociarvi in questo modo? Ma incrociato forse sì, però non avendoci a che non fare. Così dentro. La parte di quell'europeo era quanto erano complementari ed efficaci insieme ed è strano vederlo dopo quello che avevano fatto in campo, che lo erano anche in campo fuori Mancini e Vialli, perché Roberto è una persona molto introversa, molto più chiusa, dove lui parla quasi perché deve, nel senso che parla perché è chiaro che deve parlare, ma Gianluca aveva una leadership innata e un piacere, un'abilità nel comunicare, nell'entrarti dentro, che comunque Roberto non ha di quel livello, ed insieme erano perfetti. Roberto era quello che comunque l'allenatore, e lui in questo caso era il capo delegazione, però potevi dargli il ruolo che volevi, aveva una capacità di saperti entrare nel cuore e poi di alzare e abbassare la tensione con qualche battuta, sapeva sia fare il discorso motivazionale che poi andare in leggerezza quando vedeva che la squadra era troppo carica e troppo tesa. Sono stati una coppia perfetta per tanti anni, lo porterò sempre nel mio cuore. Un aneddoto, poi una cosa simpatica che lì per lì mi ghiacciò, ma che poi dopo ti fa capire, dopo l'Europeo ci rivediamo, vieni a me, come stai, come non stai, e gli dissi, speriamo, io voglio provare ad arrivare a questo mondiale fra 1 anno e mezzo, e lui mi disse, anch'io. Certo. E lui ha mancato le feste, ha saltato le feste della celebrazione a Roma, perché pur di stare vicino alla squadra ha posticipato le cure che doveva avere a Londra. Lui è rimasto a Londra. Te pensa quanto avrebbe voluto festeggiare con noi a Roma in mezzo alla gente, e poi in albergo. È rimasto a Londra perché non poteva più posticipare queste cure, ma le ha posticipate per noi. E lo si è visto nella serata che gli hanno dedicato, in tante altre cose. Quello che ha lasciato è chiaro che non basterà, non basta a nessuno, soprattutto alla sua famiglia, però non è neanche sbagliato dire che continua poi a vivere dentro di noi.
È pazzesco che poi, insomma, comunque abbia fatto, nonostante abbia avuto comunque una carriera chiaramente molto importante, quest'ultima fase ha lasciato però il segno più indelebile che probabilmente vi porterete e ci porteremo dietro tutti, no? Perché... Probabilmente anche dopo che ha scoperto della malattia, anche il sapere di non avere più tanto tempo per lasciare qualcosa in eredità ha contribuito anche in lui a voler lasciare il più possibile. Io credo che poi sia successa anche una cosa del genere, perché comunque lui aveva già lavorato a Sky, dopo aveva fatto già tantissime cose, era stato uno dei primi volti poi Sì, è vero. di Sky. Aveva fatto anche quel programma, io mi ricordo, in cui faceva era tipo un reality show sugli allenatori, aveva fatto un sacco di cose. Una mente molto brillante e innovativa. Secondo me gli ultimi anni li ha dedicati, oltre al vivere con la famiglia e a lasciare qualcosa, proprio a cercare di lasciare qualcosa ancora più di indelebile. E ci è riuscito per fortuna per tutti, davvero. A proposito di sapere, invece, tu quando hai saputo o scoperto in qualche modo che il tuo ruolo sarebbe stato questo? Cioè, tu tra l'altro hai fatto anche golf, cioè fisicamente, non so, c'è stato un momento della tua vita in cui... Ruolo difensore o calciatore? Difensore. Beh, anche calciatore, perché tu sei anche un grande appassionato di basket, attenzione. Sì, io volevo giocare a basket. Eccola qua, ok. Quindi ringrazio le scuole calcio, no scusa, le scuole calcio di Livorno che a 5 anni accettavano i bambini e il mini basket, come si chiamava, che non accettavano i bambini 5 anni perché il mio migliore amico dell'asilo e poi elementari giocava a basket. E quindi tu volevi giocare? Volevo giocare con lui. Mio fratello invece gli piaceva il calcio, per fortuna non mi avevano accettato, ho iniziato con lui e è andato avanti così, se no sarei stato probabilmente uno scarzone a basket. Già mi mancano una ventina di centimetri per essere dominante, perché dentro di me sono una alla grande, cioè alla grande, giusto così. Che Kevin Garnett, quel giocatore giusto lì. Così. Chiaramente mi mancano una ventina di centimetri almeno, forse anche di più. E per fortuna e quindi da lì slide indoors. Ho giocato a calcio nella squadretta del quartiere, il Livorno 9, perché poi cominciavano a 13 anni le squadre selezionate, le squadre professioniste, e poi ho giocato nel Livorno fino ai 20 anni. Quindi sono sempre stato a casa, ho vissuto anche... Sempre come difensore? No, allora all'inizio ero centrocampista, ma perché? Perché ero più alto degli altri e correvo più degli altri, quindi stando in mezzo coprivo più campo. Quando ho cominciato a affacciarmi già a un livello un pochino più alto, ti parlo di 13-14 anni, ho cominciato a giocare in fascia, perché comunque io ero uno che correva tanto, quindi la corsa tecnica era sempre stata mediocre, fisicità, corsa mi hanno messo poi in fascia ai 14-15 anni, e poi ho cominciato a giocare un po' sulla fascia, un po' più in mezzo, e già cominciavo a trovarmi bene, onestamente, perché veniva meno richiesta qualità tecnica, veniva più richiesto un lavoro fisico, che era quello che facevo meglio. Sono arrivato in Serie A, in nazionale, ancora da giocatore di fascia. Appena mi hanno spostato al centro ho sentito subito che ero ad un livello superiore, nettamente, perché sprecavo meno energie correndo avanti e indietro, quindi ero più lucido in quello che facevo, le richieste tecniche erano inferiori e quindi bastavano, mentre in fascia dovevo comunque, c'era già un livello di qualità più alta ai miei tempi, ora ancora di più, perché ormai nel calcio moderno ancora di più, ed è stato subito un acceleratore importante per quella che già era una mia ottima carriera, già alla Juve nazionale, non è che ero in Serie C, cioè già in fascia ero arrivato a livello alto, secondo me. Poi lì ho fatto... E chi ti ha fatto fare quel cambio lì? Io già avevo giocato come un terzo centrale negli a Livorno con Mazzarri e ancora prima con Iaconi. Io comunque con Mazzarri facevo un po' e un po', però ho giocato tanto come centrale. Qui alla Juventus ho iniziato prima con Deschamps e poi con Ranieri. Però mi stavo già avvicinando, spostando pian pianino. Solitamente che in mezzo, quando sei giovane, non ti si fa giocare, cioè si cerca giocatori di esperienza. Infatti ho giocato quasi fino a 40 anni per quel motivo, perché poi non serve così tanto correre il posizionamento. Anche perché tecnicamente, se tu dovessi spiegare qual è il tuo ruolo, oltre a essere il difensore, cioè è anche comunque gestire, essere un po' il leader di quella parte lì. Cioè gli altri guardano te
non c'è no, gli altri guardano me, no, gli altri sentono me, perché poi per il portiere è difficile comunicare da così lontano, se non al difensore quando ti avvicini all'area. Alla fine il centrocampista è quello che comanda più di tutti. Però nella fase difensiva il difensore dietro è molto importante. Alla fine tanti allenatori bravi sono centrocampisti perché sono abituati a fare tutte le fasi. Non è un caso, se ci fai caso. Conoscono tutti gli aspetti del gioco da dentro. Tutti gli aspetti, sono proprio al centro del campo, del gioco, di tutto, e quindi sono abituati a pensare offensiva, difensiva, transizione, cioè sono comunque... È un valore aggiunto, è un vantaggio competitivo per diventare allenatore importante. Poi non sono tutti solo centrocampisti centrali, ma ce n'è tanti. Certo. E il difensore, secondo me, qualche limite da quel punto di vista ce l'ha. Io personalmente la fase difensiva ovviamente è quella dove ho un valore aggiunto. La fase offensiva, soprattutto su certi movimenti, capisci quelli che possono dar fastidio a te, ma... centrocampista è più complesso. E tu nella tua carriera, insomma, come difensore, cioè se per un calciatore il momento di massimo, per un attaccante il momento di massimo godimento è fare gol, per te difensore quando fai un intervento ben riuscito? Il salvataggio. Quando stanno per segnare. Okay. È proprio l'apice della goduria. Sì, ce n'ho un paio in testa. Quali sono quelli più... due dei più difficili, uno col Tottenham quando rischi l'autogol. Cioè quando il tuo salvataggio brivido. E un altro col Monaco, sempre in Champions League, che sono stati veramente con coefficiente di difficoltà e di rischio di autogol altissimo, cioè correndo verso la porta una palla veloce anticipando l'attaccante che lì te la giochi, però fai anche autogol. Certo, cioè, il rischio, però non hai neanche quasi il tempo di pensare, la tua priorità è andare lì a salvare. Sì, però devi pensare, perché devi certo. calcolare il rischio, se lasciarla andare o prenderla, se quella dietro di te, devi calcolare l'angolazione in cui poi respingi la palla. Te in pochi attimi di secondo devi pensare a talmente tante variabili che non è facile, ma la difficoltà più grande è il pensare in così poco tempo. Cioè alla fine poi il calcio, la difficoltà del calcio è dell'essere lucidi quando vai a stancarti perché corri per tutto il campo e avere la velocità di pensiero. Chi ha velocità di pensiero, poi la parte tecnica è chiaro che è importante, ma c'è già una selezione per arrivare lì. Quella fisica è uguale, c'è una selezione naturale per arrivare a quei livelli. È riuscire a pensare, a fare la scelta giusta in così poco tempo. Chi sono i giocatori che ti hanno dato più rogna e quelli a cui tu, secondo te, gli hai dato più rogna? Cioè c'erano delle... Ma chi mi ha segnato più di tutti sono stati alla fine Ronaldo, prima di giocare insieme, e Icardi ci ha segnato proprio tanto a noi. E quelli lì soffrivi un po' di più? Ma sì, alla fine poi quando il fare il gol è la dimostrazione. Puoi anche soffrire, ma se uno non ti fa gol, certo, fa niente. E al contrario, quelli che secondo te hanno sofferto di più te? Ma io con quelli più grossi ho sempre avuto vita più facile, cioè con Lukaku, Ibrahimovic, quelli, nonostante fossero tutti molto più grandi di me, poi alla fine ho sempre fatto valer bene il mio fisico. Ma perché ti gasava di più l'idea o perché potevi spingerti anche tu un po' di più? Io alla fine penso per caratteristiche, cioè evidentemente sono bravo a usare il corpo e quindi nonostante il gap fisico riesco a bilanciarlo meglio piuttosto che attaccanti dove non riesco ad arrivare a contatto. Io quando riuscivo ad arrivare a contatto avevo vinto. Certo. E il problema era cercarli di portare nel contatto e portarli dove volevo io. E io sono una persona che ha sempre studiato tanto anche nel calcio. Io il giorno prima di ogni partita spendevo dai 30 ai 60 minuti nello studiare la mia partita precedente, la fase difensiva della squadra, non mia, però per aiutare anche i compagni, quindi tutte le situazioni che avevamo affrontato la partita precedente e un'altra 20 minuti nella mia partita e un'altra mezz'ora di clip individuali degli avversari. Quindi un'oretta più o meno, dipende poi quanti... che tipo di avversari erano, ma più che altro quanti giocatori erano, e penso che sia una cosa molto importante per un difensore, perché la conoscenza è una cosa basilare
E se un attaccante segna 9 volte su 10 nello stesso modo, un motivo Ci sarà. sarà, certo. Se un attaccante fa sempre lo stesso movimento, un motivo sarà. Se te già gli impedisci quel movimento e lo forzi ad andare da un'altra parte, già lui gli togli il suo comfort e la sua zona di forza, quindi già si sente un po' irritato. Sai chi? Poi le conoscenze sono i piccoli dettagli, chi gli dà fastidio essere toccato, chi è a palla lontana, chi gli dà fastidio quando lui prova a fare un movimento che ti metti in mezzo e gli dai la spintarella, Tu fai anche un po' di trash talking? O No, trash non talking ti è mai no, capitato? mi è capitato quando ero giovane, ma più che trash talking litigare su alcune situazioni. Poi no, al contrario. Però ci sono delle cose che lo fanno con te, al contrario. No, al contrario, Non ti piace. anzi, mi piace creare un rapporto con Sì, l'attaccante. sì, sì. Alla fine, soprattutto crescendo, lo sanno, cioè io cerco di non farti fare gol, ma non è che ti devo No, insultare. però prima hai detto gli dà fastidio, magari ci sono giocatori a cui dà fastidio essere toccati, quindi tu magari in quel Tutti gli attaccanti caso... dà fastidio Sì, comunque di base essere toccati, però secondo me ci sono alcuni giocatori che è meglio non toccare, Ok. perché se poi Tipo, ti viene in mente Ibra. qualcuno? Ibra, ok. Ibra, secondo me, se la metti sul piano mentale lo fai, cioè non svegliare can che dorme. Se è tranquillo, vai duro, vai così, ma non listarlo perché poi se tira fuori qualcosa in più rischia di... Cioè rischi di stimolarlo a fare meglio se Cioè, c'è chi non alcuni- deve stimolarlo, istigarlo. c'è chi gli dà fastidio. Mhm. E c'è qualcuno ti viene in mente invece a cui dava fastidio? Il 90% Di degli attaccanti non li e vuoi. il 90% dei difensori non lo fa. Cioè nonostante sappia questa cosa. Viene sottovalutata, Sì, secondo sì, me. invece può essere. Amici difensori del futuro all'ascolto, questa, statela a sentire questa. E poi tu hai fatto parte chiaramente nella storia della ormai famosa BBC, no? Questa... E aggiungiamo un'altra B con un mio collega Esatto. che è venuto a trovarti poco tempo fa. Esatto, perché diventerebbe BBC, no? Sì, perché poi quanto- eravamo noi tre dietro, ma avevamo le spalle ben coperte. Infatti volevo chiederti questo, cosa, a parte quando si è iniziato a parlare di BBC, cioè quando a un certo punto questa difesa ha fatto la differenza Sai, secondo voi? sono arrivati Leo nel 2009, estate 2009, ma Barza è arrivato nel gennaio 2010. E il primo anno abbiamo fatto fatica più o meno tutti, che era un'annataccia ancora storta, e l'anno dopo abbiamo cominciato a giocare. All'inizio ci alternavamo, poi qualche infortunio, una situazione, e con Conte ha avuto l'idea di metterci a tre dietro con tre difensori centrali fissi e giocare in un modo diverso. Ed è stato subito un vantaggio per la squadra, perché per caratteristiche oggettive eravamo perfettamente complementari, perché poi alla fine io potevo essere più libero di marcare solo l'uomo e andare a caccia un po' in giro per il campo. Leo, che magari in queste cose era un po' più deficitario, però aveva grande lettura e grande abilità tecnica, toglieva a me compiti di impostazione e io toglievo a lui compiti di marcatura. Andrea era il più intelligente dei tre, il più completo dei tre, nel senso che aveva già una maturità e un'eleganza e una prestanza fisica dove riusciva a gestire al meglio il tutto. Andrea ha finito anche giocando terzino in un ruolo non suo a 37-38 anni, grazie poi a quella che è la sua intelligenza, e mentre a noi è stato dato tanto credito anche in futuro, perché poi è durata negli anni, lui che è 3 anni più vecchio di me, paradossalmente gli addetti ai lavori l'hanno visto, cioè ne parlano tutti, ma a livello internazionale ha avuto meno risalto secondo me di quello che avrebbe meritato. Io e lei onestamente ce l'abbiamo avuto ed è stato riconosciuto da tutti. E poi dietro c'avevamo un ragazzino che è stato solo il miglior portiere della storia del calcio. Che Quindi- quello sicuramente aiuta anche voi nei dati statistici a sentirvi più però protetti. lavoravamo anche tanto insieme, cioè ci sono tante situazioni in cui, per dire, te non riesci a evitare un tiro dell'attaccante perché non hai il tempo, perché lui ha la palla per varie situazioni dove già solo la tua posizione fa capire al portiere dietro cosa coprire. Certo. Quindi noi sapevamo dove metterci su una determinata posizione, se il giocatore era destro o sinistro su palla libera, in modo che Gigi coprisse
tutto il resto è da porta. E per un portiere come Gigi, che è un supereroe, poi dopo diventa anche facile coprire se gli togli magari 3 metri di porta perché te lo sai e gliela copri. Se sa che invece ti giri, non sa se magari apri le gambe e passa sotto, sei morto. Questo- C'è tanto lavoro poi dietro a quello che è un risultato, e poi alla fine ci siamo trovati anche sempre tanto bene come persone, E infatti nonostante questo volevo fossimo dire, poi completamente diversi. c'è proprio anche un affiatamento che arriva anche poi fuori dal campo in qualche modo. E siamo Che tutti parte da lì. diversissimi. Sì. Cioè, io ero il serio e quello applicato nel gruppo, Leo era quello focoso, Barza, che è una persona molto tranquilla, era il nostro ambasciatore in Sud Sì, America. sì, Io sì, dicevo sì. era quello che poi si curava poi di tutta l'altra parte. Gigi è sempre stato quella persona meno costante nel quotidiano, però in tutti i momenti, nei vari anni in cui c'è stato bisogno di mettere in riga un po' il gruppo, e capita perché poi in ogni stagione capita almeno 2 volte l'anno nelle migliori stagioni, pensa quando non sono le migliori, lui è sempre stato abile a trovare le parole che ti tirano fuori qualcosa dentro, perché se non te le tirava fuori dentro vuol dire che eri un muro di gomma che non Chi potevi questo, neanche. scusami? Gigi, Ah. Gigi comunque come oratore è bravo, e poi lo fa perché ci crede. Cioè, quindi è stato anche un grande motivatore da quel punto di vista. Cioè, ti ricordi qualche momento in cui vi abbia preso per farvi qualche discorso, qualcosa? Mi ricordo in un anno dove avevamo fatto tipo 12 punti in 10 partite, che ci ha preso e non l'ha mandato a dire. Mi ricordo anche il primo anno che siamo arrivati in finale di Champions, che a metà stagione comunque le cose non andavano tanto e c'era un po' troppo di lamentio negli spogliatoi, e lui è riuscito a tirar fuori qualcosa dentro, ha quella capacità innata di saper tirare fuori delle emozioni dalle persone che non è facile. Poi lui non ha la costanza nel poterlo fare tutti i giorni, perché poi è naif, Gigi è un portiere. È un portiere. È un artista. È un artista. Sai, nei portieri sono i più matti nel Sì, calcio. Sì. Io nella mia carriera normali, proprio un paio forse, cioè qualche deviazione ce l'hanno per forza, perché scegli di fare il portiere quando tutti vogliono fare gol? Cioè c'hai una maglia diversa, usi le mani, quindi qualche unicità la devi avere. E Gigi è unico. Sì, sì. Ne ho avuto la prova, la dimostrazione, assolutamente. Tanto quanto è stato importante, tu hai vissuto proprio la grande discesa e ascesa poi della Juve, no? Perché tu hai iniziato praticamente l'anno prima, nella Juve intendo, l'anno prima di Calciopoli, della Serie B e tutto quanto. Quanto è stato importante per te anche il fatto di andare in Serie B e quindi avere magari delle possibilità che subito in A magari non avresti avuto? Io penso che poi mi è stato dato credito di essere andato in Serie B, e uno di quelli rimasti in B. In realtà per me, cioè, la Juventus in Serie B era meglio di tantissime squadre di Serie A, e come hai detto te io vivevo una situazione un po' differente rispetto a quei campioni del mondo. Ci sono stati Gigi, Alex, Camoranesi, Trezeguet, giocatori che erano di livello internazionale che sono stati in Serie B. Io ero Nedved, io ero un giovane che ha avuto l'opportunità, grazie anche alla Serie B, di bruciare qualche tappa, perché alla fine mi sono preso e mi è stato dato modo di avere più responsabilità prima, grazie anche al fatto di essere sceso in Serie B. Poi sono stato anche bravo io a prendere, però paradossalmente è stata un'occasione. L'anno di Serie B è passato molto bene, anche velocemente. Però se ci si pensa col senno di poi... È stato un massacro a livello economico e finanziario, che per rimettere in piedi la Juve ci abbiamo rimesso 5-6 anni. Ma non era neanche scontato che questa cosa accadesse, anzi. No, tutt'altro, infatti, però a livello nostro di vita è stato molto peggio i 2 anni di fila che siamo arrivati settimi, che erano 2009-2010 e 8-9, comunque quegli anni lì sono stati molto peggio. Beh, perché lì comunque se ci ripensi col senno 9, di poi 10, 11. Cioè ripensarci oggi che quella squadra e quei giocatori, voi siete scesi, vi siete fatti non so se oggi risuccederebbe questa cosa con tutto quello che ci sta intorno, no? Ci si fa un anno in B e poi si vede che cosa succede. Tante cose nel mondo sono diverse, poi non lo puoi mai sapere, finché non ti ci trovi non lo puoi mai sapere. Alla fine mi ricordo Guardiola ha fatto un'intervista l'anno scorso che parlava del futuro a Manchester City, che
ci sta che sia uno degli ultimi anni, è tanto che lì, ma ha detto una cosa è certa, se ci mandano fuori dalla Champions, perché c'era questa possibilità, non so se ancora c'è ancora in ballo, sicuramente resterò, quindi non mi secondo me se succedesse anche oggi Non poi... è quell'elemento magari a fare la differenza. Dipende quanto sei legato poi alla squadra in cui quello sei. dico, no? Oggi in un mondo in cui si dice Ma che magari non per siano tutti è così, esatto, non per questa è tutti è così. speranza, infatti, Sì, il fatto non che tu per dica tutti è così non per tutti è così. è assolutamente speranza, anche perché appunto quel percorso lì tu hai avuto poi modo di giocare con insomma questi esempi, da Buffon, da Alex, Cannavaro, Cannavaro. Pirlo, io ho avuto questa Beh, fortuna cazzo. con il 4, poi ne ho avuti anche tanti altri, ma questi 4 sono fuori classe, Sì. dentro, fuori dal campo, giocatori che poi alla fine migliorano quelli che sono vicino a loro. Tra l'altro prima abbiamo iniziato parlando di Messi che è arrivato a Miami, che quindi ha cambiato tutto. È successo in realtà anche in Serie A quando è arrivato Cristiano Ronaldo alla Juve, che ha spostato, ha creato interesse in generale a tutta la Serie A in quell'anno, in quegli anni. Come hai vissuto tu quel periodo che... Ma un onore, comunque è arrivato Cristiano, essere capitano della Juve con Cristiano Ronaldo, avere la possibilità di vivere tutti i giorni un campione come lui è un'occasione unica e ho avuto modo di apprezzarla a parte come un ragazzo, è una multinazionale, ragazzo multinazionale che però nel gruppo sa star bene, poi non è come gli altri perché non può essere come gli altri, però per dire a tutte le scene di squadra in cui siamo andati non è mai mancato, nelle cose dove era richiesta il suo presenza non è mancato, però non gli puoi chiedere di andare a fare un aperitivo Certo. in centro alle 7 del pomeriggio perché vive un'altra realtà, però è rispettoso, sicuramente molto attento al cibo, è quasi maniacale nella cura del proprio corpo e di quella preparazione lì. E se i tuoi obiettivi vanno d'accordo con i suoi obiettivi, sei a cavallo. Beh, È chiaro che lui vuol segnare, vuol vincere, cioè, quindi quella parte... quella è la cosa che ti ha più impressionato di lui in quegli E anni. il primo anno la personalità nelle partite di Champions e nelle partite difficili. Il primo anno soprattutto che era arrivato e aveva una voglia matta di spaccare il mondo e dimostrare che era più forte lui del Real Madrid, fra virgolette. E siamo stati sfortunati di aver avuto una serie di infortuni che ci hanno fatto perdere contro l'Ajax, perché se no saremmo arrivati fino in fondo e sono convinto che uno come lui poi ti portava a vincere. Purtroppo non è bastato, poi negli anni successivi è calato anche un po' il livello della squadra e anche lui andando avanti con l'età non era quello che poteva da solo risolvere una squadra, era la ciliegina sulla torta, ma aveva bisogno di una torta un pochino più grande. Secondo te è mancato quello quindi poi in quegli anni? E poi sai, se alla fine Sì, te lo dico, io sono convinto che se con l'Ajax non abbiamo qualche infortunio, noi arriviamo fino in fondo e poi puoi perdere, però ci sta che vinci, allora il gioco vale la candela. È chiaro che poi dopo non vince la Champions, dici gli scudetti li avevi vinti anche prima, non è cambiato, anzi avevi fatto anche 2 finali di Champions prima e con lui non ci sei arrivato, ma non è dipeso solo da lui, è dipeso anche poi dal resto della squadra. Sì, cavolo, tra l'altro avevo visto entrambe le partite, sia quella con l'Atletico che fu una cosa, una dimostrazione clamorosa di tutto quello che poteva volendo fare la Juve, quella Juve lì, e poi quella con l'Ajax successivamente. Però sai, 4-5 infortuni di giocatori Certo. importanti, fuori io, Mandzukic, Khedira, Dybala, sai, Douglas Costa. Pesa. A livello di vittorie ne abbiamo dette alcune di belle, se ce n'è qualcuna che ti aveva impressionato, cioè che ti aveva fatto più piacere di altre. Penso che forse quella dell'Europeo sia... L'Europeo onestamente. Cioè quando rappresenti tutta la nazione e vinci deve essere una roba incredibile. Di sconfitte ce n'è una che ti ha bruciato particolarmente? Ma alla fine una delle cose che mi ha bruciato di più è non giocare alla finale di Champions. La prima delle due era l'unico anno che non ho avuto un problema fisico, perché comunque ho sempre avuto le mie cose muscolari, mi sono fatto male 4 giorni prima della finale. Non volevo fare la partitella a fine allenamento che era un po' stanco, ma avevo già chiesto di saltare l'ultima partita, comunque ero arrivato stanco a fine stagione proprio perché avevo giocato sempre. Avevo chiesto già di saltare l'ultima partita del campionato per prepararmi per la finale e mezza bocca, ok, non volevo chiedere di saltare ancora l'ultima parte e poi purtroppo Mannaggia. però sentivo che ero stanco e che non stavo benissimo nell'ultima parte di stagione, quando ero arrivato benissimo fino alla semifinale, ma lì avevo tirato proprio
fino all'ultimo. E il primo delle due mancate qualificazioni mondiali, quelle sono state le partite, i momenti più brutti alla fine della mia carriera. Poi i momenti li ho avuti anch'io, come cioè ti ricordi, pensi alla mia carriera, pensi che sono solo luci, non è così, ci sono stati dei momenti, però poi lì sta la gestione, il lavoro. Io ho sempre cercato di lavorare su me stesso per avere un equilibrio, per cercare di, anche nei momenti più difficili, di ripartire dalla propria base. Abbiamo lavorato anche comunque con uno psicologo che abbiamo dentro la squadra, che ci lavoro da tantissimi anni ormai, dentro e fuori dal campo. Cioè quello è un aspetto importante che di cui finalmente è spesso non stato si parla. sdoganato. Infatti. È stato sdoganato. Io conoscevo amici che facevano questo mestiere, che però non potevano dire che erano psicologi. Finalmente quello è stato sdoganato e se ne parla apertamente. È stato un bello anche che tanti atleti abbiano parlato di momenti veramente bui della loro carriera. Io onestamente così bui per fortuna non, però ci sono le difficoltà, ci sono. È inevitabile. Sì. E non è vergogna. No, anzi, ma no, fa parte, anzi la cosa bella è proprio quella, far vedere che poi arrivano le vittorie magari anche da quelle sconfitte. Un'ultima cosa è il tuo rapporto con Conte, che è un'altra cosa che comunque ha fatto, credo, un cambio importante di quella. Buonissimo, io ero uno dei suoi pretoriani soldati, sì. Lui è proprio sì. E è una persona che ti entra dentro e ti fa vivere una realtà fra virgolette diversa, nel senso che ora soprattutto noi abbiamo avuto anche la possibilità di fare l'europeo, oltre te sei pronto a morire per lui. È tosta, è tostissima, perché comunque è uno che ti richiede tanto quotidianamente a livello di attenzione e di sforzo anche fisico, perché comunque è un sergente come sembra da fuori, però ti convince perché ti dimostra che poi funziona in campo e fuori dal campo, e quindi poi dai tutto per lui. Ha fatto tanto, sono convinto che poi crescendo con l'età smusserà ancora di più qualche angolo, l'ha già fatto. Secondo me l'esperienza all'estero gli è servita anche a quello, perché quando il primo Conte era molto più rigido del Conte che ho visto alla fine, del Conte che sto vedendo adesso, vive per il calcio ed è bello. A volte è anche un limite, perché non riesci mai a staccare. Secondo me ora in questo momento è fuori proprio per quello, perché anche lui si rende conto che aveva bisogno di staccare. Poi sono successe un po' di cose di persone vicino a lui, un preparatore, anche la morte di Sinisa, che comunque ti colpiscono, perché non siamo robot, non siamo solo figurine da attaccare così, poi c'è tanto dietro e io spero che possa rientrare presto a far bene, perché secondo me ora dopo un po' di manco, ora si è riposato abbastanza. Chissà se tornerà mai alla Juve, quello no. Non si sa, bisognerebbe chiederlo a lui se un giorno passerà mai dal basement. Io ti ringrazio. Fallo passare da Milano al basement. Ci proviamo. Io lo invito pubblicamente. Sarebbe poi, secondo me, la figura anche dell'allenatore è molto interessante proprio per i tanti aspetti. Ma lui quando è arrivato alla Juve ha fatto dei cambiamenti pratici, cioè che tu concreti hai visto subito. Le regole. Semplicemente le regole, poi le ha fatte rispettare e ha creato poi dopo quelle basi solide che sono servite poi anche dopo a vincere. Poi sono stati allegri da lì, e poi ha migliorato ancora la squadra grazie poi alla società. Io credo che poi in un anno vincono i giocatori, l'allenatore, quando sono 3-5 anni noi siamo ancora di più, vince la società, nel bene e nel male. Insomma, avete fatto, è stato fatto qualcosa di la storia irripetibile per tanti 9 scudetti di fila, irripetibile, grazie anche a Milan e Inter, che in quegli anni erano in grande difficoltà per varie cessioni di società e tutto. Che non... Però lì devi vincere il 9 comunque, devi avere quella voglia tutte le volte, perché dopo un po' ti abitui brutalmente. Non si festeggiavano neanche più gli scudetti, e quella era la parte più brutta. Che tu dici che in Torino non succedeva più niente, perché comunque era... quell'anno lì secondo te siete stati un po' più antipatici degli altri anni alle altre squadre? Quale anno? Gli anni in cui si vinceva sempre, fa parte del gioco, anche come è normale che sia.
Certo, L'anno chi scorso vince al Napoli, ne fa il Milan. chi vince Fa parte del così. gioco. E con gli altri tuoi colleghi, tipo non so, con Leo Bonucci vi siete sentiti in questo periodo? Tu hai Guarda, seguito l'ho un sentito la po'? scorsa settimana, ora purtroppo è infortunato, gli ho chiesto come stava, che l'ho visto che non aveva giocato le ultime partite, Barzagli guarda, ho sentito, no, ma ci Quindi sentiamo, la BBC chiaro, continua sì, in ci abbiamo altri... anche una chat tutti insieme, ma Vabbè, ci come si sentiamo chiama? anche- Posso chiedertelo? BBC. Si chiama proprio... Vabbè, come fantastico, funziona. E a proposito di compagni, hai fatto anche un'altra cosa per cui ti avevo incrociato parallelamente, insomma, con Claudio avete fatto la Mate, insomma, che è una anche quella avventura imprenditoriale. Un'avventura imprenditoriale con amici, perché Chi erano un siete po' di dentro? persone. Siete tu, Claudio? E il gruppo che mi seguiva poi Ok. da 15 anni, Sì, a sì, livello di social, ufficio stampa. Però anche lì, insomma, grandi professionisti, avete creato un sta qualcosa... andando bene, ma perché poi alla fine ci divertiamo insieme. No, più che altro avete secondo me individuato anche quello di cui gli altri giocatori potevano aver bisogno fuori dalla loro carriera Anche perché calcistica. poi alla fine l'hai vissuto, ti rendi conto di certo. quelle che sono le esigenze, senza poi andare a fare niente di straordinario, ma facendole bene. Sì. Non ci siamo inventati nulla, però semplicemente capendo le esigenze, quelle che serve a un ragazzo che cresce, che poi che si affaccia al mondo del calcio, che è normale essere sballottati. Siete quelli saggi, dai, ormai l'ho capito. Voi siete vecchi. diventati. No, io ho detto saggi. Io dico vecchi. Io ti ringrazio davvero, Giorgio. Grazie insomma, per piacere. essere passato dal basement qui da Los Angeles. Andiamo a farci 2 tiri a Venice. Se non Andiamo. hai troppo male, io sul calma, però su 2 tiri a Venice possiamo andare a farli. Grazie davvero. In post basso difendo bene. No, beh, Anche adesso che m'hai taglia detto- fuori sui rimbalzi Ciao. imbattibili. Io non mi ci metto neanche contro, giochiamo in squadra insieme. Giorgio Chiellini è passato dal basement, sta succedendo, è successo. Los Angeles Edition.